Bhagavan era più accomodante quando non c'era nulla nell'ashram a cui fare da supervisore. Durante uno di questi periodi decisi di andare sulla cima della collina. Cercai e ottenni il suo permesso e quindi gli chiesi di indicarmi la via più veloce per arrivare alla cima. Bhagavan mi portò sul retro dell'ashram e mi mostrò lo sperone di terra ondulata che si allunga dal picco fino quasi al retro dell'ashram. Mentre mi indicava lo sperone, disse: ci sono 3 picchi su questo. Li noterai mentre avanzi verso la cima. Tieni gli occhi su ognuno di questi picchi e cammina sempre verso di essi. Quando avrai raggiunto il terzo picco, scoprirai che non puoi continuare in linea diretta verso la cima. Cammina un po' su un lato e poi scala direttamente fino al picco principale. Ramaswami Pillai, che stava ascoltando queste indicazioni, mentre Bhagavan finiva di parlare, commentò: i 4 picchi sono come i picchi del karma, yoga, bhakti e jnana. Ognuno di essi deve essere superato uno dopo l'altro. Seguii le istruzioni di Bhagavan e raggiunsi la cima molto facilmente. Poiché ero un po' preoccupato di poter avere fame lungo il cammino e di perdere tutta la mia energia, avevo portato con me una borsa contenente idli, arachidi, banane e dal, noce di cocco e acqua. Mangiai a intervalli regolari e non provai mai alcuna fame, né alcuna perdita di energia. Al mio ritorno, piuttosto orgogliosamente, annunciai a Bhagavan: non ho mai avuto fame in tutto il giorno. Bhagavan rise e si prese gioco di me dicendo: come avresti potuto sentirti affamato? Hai mangiato per tutta la giornata. Bhagavan smise di andare sulla vetta a metà degli anni 20. Amava camminare sulla collina, ma sapeva che se avesse iniziato a dirigersi verso la cima, tutti nell'ashram avrebbero cercato di seguirlo. Nel 1938 un devoto da Salem, Rajagopal Iyer, chiese a Sri Bhagavan di descrivere vari sentieri che portano alla cima della collina. Bhagavan descrisse le vie migliori e quindi commentò: se la scalata viene fatta lentamente, nessuno avrà difficoltà. Subramanian Iyer, che sentì Bhagavan mentre diceva questo, cercò subito di reclutarlo nel suo gruppo di scalatori, dicendo: se Bhagavan ci accompagna, nessuno di noi avrà alcun problema. Bhagavan scherzosamente rispose: se io vengo, tutti nell'ashram si uniranno a me. Persino gli edifici verranno con noi. Una donna che stava ascoltando il nostro discorso chiese a Bhagavan: Bhagavan, può ancora scalare questa collina? Bhagavan rise e rispose: posso ancora scalare questa collina e anche qualunque altra. Arunachala
è alta circa 900 metri. Al momento di questo episodio Bhagavan aveva circa 58 anni. In gioventù spesso andava nello Skandashram, situato a circa 200 metri di quota sulla montagna, sino al picco, e ritornava in circa un'ora. Un adulto normale in salute generalmente aveva bisogno di almeno il doppio di questo tempo per coprire la stessa distanza. L'abilità di Bhagavan nello scalare era ancora più notevole se consideriamo che non indossò mai sandali o scarpe. Nei primi tempi, quando Bhagavan risiedeva nella caverna Virupaksha, andava spesso sulla cima da solo, vi restava un po' e quindi ritornava alla caverna. Mi disse che in un'occasione fu segretamente seguito da un devoto di nome Koutralam Swami. 10 minuti dopo che Bhagavan aveva raggiunto la vetta, Koutralam Swami apparve con un recipiente di terracotta contenente dell'acqua. Aveva seguito Bhagavan sino alla cima, portando questo recipiente sulla schiena, per evitare che egli soffrisse di sete dopo la sua lunga scalata. Koutralam Swami, conosciuto anche come Sivaya o Mauni Swami, alla fine lasciò Bhagavan e divenne lui stesso una famosa figura spirituale. Divenne il capo di parecchi monasteri, ebbe molti seguaci e persino una grossa auto, una grande rarità in quei giorni. Alcune persone pensavano che fosse un uomo arrogante, ma Bhagavan una volta mi parlò di lui in termini entusiastici. È un buon devoto, ma non mostra la sua devozione esternamente. La devozione è tutta all'interno. La nasconde così bene che la maggior parte delle persone pensa che non sia un buon devoto. Mi piace molto questo tipo di devozione. Anche a me. C'è qualche domanda? Io sì, maestro, grazie. Cosa sono i 4 picchi del Dharma o del Karma? Del Dharma? Del Dharma? Del Dharma. 4 picchi. No, i 4 picchi sono Karma, Yoga, Bhakti, Jnana. Che significa? Picco vuol dire che collina, no? Sì. Che lui corrisponde della yoga, no? Noi parliamo di Pangyanga Yoga, quindi 5, incluso Hatha Yoga. Invece questo 4 yoga non parla di Hatha Yoga, parla Bhakti Yoga, Raja Yoga, Jnana Yoga e Karma Yoga. E anche nel Bhagavad Gita, vedi, 18 capitolo, ogni capitolo parla della yoga. Il primo capitolo chiama la yoga del ricerca. E così. Lo comincia il yoga del ricerca, perché ricerca viene così anche la parola usa Visada Yoga. Visada vuol dire dubbio, non è chiaro, dubbio, quindi devo fare ricerca. Poi Bhakti Yoga, anche Raja Yoga, Jnana Yoga, Sannyas Yoga, così tanti yoga dice, ma non detto Hatha Yoga. Hatha Yoga, la Bhagavad Gita non parla di Hatha Yoga. Ci
ci sono tanti anche altri libri, anche la famosa Patanjali Yoga Sutra non parla della Hatha Yoga, come un'informazione dico. E ci sono anche altri libri che parla solo Hatha Yoga, no? Siva Samhita, Granda Samhita, parla Hatha Yoga, più il corpo. Bhakti Yoga per emozione, sentimento. Raja Yoga per la mente, controllare la mente. Jnana Yoga, distacco, vivere e distacco. E Karma Yoga, la vita. La vita deve essere vissuta con Jnana Yoga, distacco. Per avere Jnana Yoga, distacco, tu devi essere controllata la mente, Raja Yoga. Controllare i tuoi pensieri, le tue emozioni deve essere canalizzato in modo devozione. E fare tutto questo, il corpo deve essere sano. Bene, e così è nato la Hatha Yoga. E qua parla della 4 yoga, assenza di Hatha Yoga, diciamo. Poi, detto la devozione, no? Devozione nascosto, ma è difficile devozione nascondere. Devozione, amore, compassione, che esprime, che viene anche, tu prova, ma che vieni. È una devozione sempre. Quindi una anche puoi dire, sì, ho devozione, ma vergogna di esprimere. Così io ho sentito così. Ma invece, come diciamo, un madre, un piccolo bambino, non madre, tutti, c'è un piccolo bambino, ci vediamo, 2 mesi, 3 mesi, tua devozione, tuo amore, tu non puoi chiudere, amore viene naturalmente, addirittura così cani, gatti anche accarezzati, e quindi in generale devozione non è così nascondere che se la vedono. Rispetto tu puoi nascondere, rispetto puoi nascondere, invece amore no, amore è parte di devozione. E comunque qua la Baba ha detto, lui comunque interiore, cioè la devozione, e poi non esprime, e al massimo poi pensare forse un po' di vergogna, no? Dell'esprimere qualche volta. La devozione deve vedere sola. Quando una persona sola rimane, quindi tu capisci come tu esprimi la sua devozione verso il Dio, verso il maestro, verso il popolo, sola. Con altre persone cominciamo un po' a recitare, quindi della verità un po' nascosta. Quindi una deve capire quando sta sola la devozione dove va. E poi l'ha camminato, il cammino così. È usata pellegrinaggio? Usate le parole pellegrino? No. Normalmente il cammino dice pellegrinaggio, addirittura perché io anche con le mie piccole età, ricordo forse 7, 8, 9, 10 anni, quindi noi abbiamo vissuto una piantazione di tè, non è dell'acqua, vieni al bagno, questa cosa non esiste, no? Nella casa. Quindi noi andiamo a fare bagni e quasi 1 chilometro lontano c'è tipo cascata, no? Forse così deve fare le bagni, portiamo una bacinella, versiamo come cascata anche, e altrimenti un po' di salita la cascata anche. Quindi anche genitori o fratelli così, ricordo loro mattina quando alzata dicono vai in pellegrinaggio, non dicono vai a fare bagni, no, vai in pellegrinaggio. E così anche fare bagno sembra un pellegrinaggio, la purifica, la porta via, la purificare.
qualunque cosa la purifica, considerato pellegrinaggio. La differenza di pellegrinaggio è la camminare, perché adesso vedo un cammino o un passeggiato, è un po' collegato verso un po' divertimento, no? E quindi ieri io ho detto voi facciamo un pellegrinaggio, non è detto facciamo un camminato. Un po' di disciplina da seguire, solo semplicemente uno può creare disciplina come vuole, no? Anche uno può decidere che cammino ogni passo con un mantra, anche può essere, no? Oggi quasi 9.000 passi oggi fatto. Io quando una volta quando ho fatto sadhu in Himalaya, hai camminato una yatra nel Kedarnath, nell'Himalaya. Noi è andato così 52 persone insieme, un gruppo, non puoi andare sola, molto controllati, no? E con lui c'è un maestro che segue. Ci sono le persone a una certa età, anche giovani, no? E anche tanti altri giovani. Così. Quando le giovani hai questa energia, no? Poi cammina veloce, si può anche prendere il corciatoio, così, un po' così. E quindi dopo vai là a aspettare. Altri invece il maestro segue sempre zigzag, no? La montagna, salire, no? Lento. Ci sono devoti, seguono indietro. Poi ne c'è alcuni che hai la corsa, l'andata. Poi quando è arrivato nel tempio, dopo facendo la satsang, il maestro chiede chi è venuto il primo, vinto, chi è venuto il primo. C'è alcuni detto, io andato indietro, non è arrivato. Sì, quella volta che io andavo il primo, dopo ho cominciato a seguire il maestro. Ma alcuni invece hanno andato. Allora ho detto, no, vendo numero uno io. Ok, tu hai fatto un corso, gara. Tu hai fatto una gara, tu vinci la gara. Invece tutte le altre benedetto. Allora altri benedetto. Tu vinci, ma altri benedetto. Chi seguito indietro di me vengono benedetti. Chi è andato avanti da me, fronte di me, vinto. E così lui spiegava di le giovani capire che questo è un pellegrinaggio, quando non esiste di andare numero uno, la prima puoi andare così. Poi un passo deve essere come un mantra, ogni passo da parlare, contattare la terra e parlare con la terra. Anche qua, detto il Bhagavan, detto cammina lentamente. Un ritmo deve essere ma non corsa così e poi corsa un'altra cosa diventa anche quando facendo un passeggiato, così usiamo questa parola passeggiato, lo cammino per apprezzare la natura e così via. Noi lasciare la natura condottare a me, a condottare a noi, non noi condottiamo la natura, no. Natura condotterà a te, tu devi condottare al Dio. Quindi camminando, così, cosa vuol dire pellegrinaggio? Tu devi condottato sempre con il Dio, mandra, eccetera, e natura condotterà a te. E così viceversa. E tu, niente dell'apprezzare, tu devi andare al centro di apprezzare, al mondo cominci a apprezzare, perché tu rimani come un asso al centro, attorno di te il mondo. Tu, recitando il Dio, tu diventerai il Dio, quindi attorno al mondo apprezzerai, contemplerai. Questo è il concetto di yatra.
noi chiamiamo yatra, yatra vuol dire il pellegrinaggio. Quindi quando una persona è fatta la yatra, quando ritorna alla casa, lui un certo periodo, una settimana, 10 giorni, così lui sembra come un divino. E tutti i villaggi della persona vengono, chi ha fatto la yatra, a prendere la benedizione. Non fanno tutti, riescono a fare le cose yatra, no? Qualcuno fai. Quando l'ha fatto, loro un yatra come un tempio, un Himalaya, un santuario, quando ritorna lui rimane, trattano tutto il villaggio come un divino, quindi vengono a chiedere la benedizione. Noi andiamo a Lourdes, ritorniamo, manteniamo questa energia divina, ecco, quindi dopo condividiamo con altri. Sarnacia anche quasi 1000 metri, 900 metri di altezza, così, e 32 chilometri attorno. Così tanti fanno così 32 chilometri attorno, girano. E in un giorno, una notte lo fanno tutto. Perché esiste in particolare il cammino notte là famoso. E ci vengono a febbraio, un mese a Sivaratri, e là migliaia e migliaia di persone la camminano. Si può anche andare al picco, ci sono vari ashram e là si trova di sadhu, santi, perché tutte le cose terra, terra del santi, sadhu. Una puoi andare là a costruire una cosa, puoi stare, non serve il permesso così, là non serve. Queste montagne, poi sadhu. Nessuno permesso serve per poi costruire. Anche animali esistono così, da lì, forse tu puoi stare a costruire una, puoi stare là. Grazie. Om Sadhana Bhavatu Sarano Bonatu Sarviryam Karavavahe Tejasvinavaditamastu Mavit Visarvahe. Om Shanti Shanti Shanti. Budevam Bhojanam Prasadam. Il cielo, la terra, nostra benedizione, nostra nutrizione, nostra protezione. Amiamo e curiamo. Ricordiamo i nostri antenati e facciamo un saluto. Grazie. Buongiorno.